Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere cosa succederà nell'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, nei prossimi 7 giorni, ok? Allora, andiamo a vedere, mettiamo prima di tutto una carta guida. Cosa succederà nell'amore nei prossimi 7 giorni, pesci? Allora, vediamo, carta guida, 2 di coppe, e qua vedo l'amore, amore condiviso, arriva l'amore se non c'è nessuno, ragazze mie, molti di voi potete dire, ma non c'è nessuno, come? Arriva l'amore, ok? Eccolo qua. Molte di voi stanno già in relazione, o comunque sia si intensifica una relazione, arriva, c'è l'amore. Gli amanti, wow, mamma che energia! C'è amore condiviso, 100%, il Papa addirittura, un upgrade della relazione anche. Qua vedo una persona molto seria, forte il segno del Toro, del Gemelli, una persona che ti vuole dare amore anche con un certo spessore. Ok, bellissimo, partiamo benissimo, vediamo un po'. Allora, pesci, cosa succede nell'amore? Mi è caduta la stella. Comunque non lo stavo battendo ancora. La stella c'è la realizzazione di un sogno, c'è qua, eh? C'è amore, passione, complicità. Ok, vediamo. Cosa succede nell'amore? Pesci. Vediamo, cosa succede nell'amore? 4 di bastoni, paggio di spade. Io qua vedo che qualcuno ti osserva molto. Ti osserva e ti chiede un incontro. Qualcuno che ti osserva, può darsi alla distanza. Qua vedo qualcuno che osserva e chiede un incontro. Vuole un incontro o maggiore stabilità. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il paggio di spade, 5 di bastoni, 3 di spade, paggio di denari. Che è successo qua, ragazze, ragazzi? E non ve la siete passata bene a livello sentimentale qua ultimamente, eh? Io vedo conflitti, chiusura, state sulla difensiva, probabilmente avete discusso con una persona per terze persone coinvolte, oppure non è arrivata la persona che è alla vostra altezza. Là là. Quindi è una svolta proprio sorpresona questa. Vediamo situazione attuale per te. Regina di bastoni, ti vedo molto piena di te stessa o pieno di te stesso. Vedo che sei molto forte, molto attraente, sei molto, molto forte. Cioè, ti vedo proprio prendere le redini della tua vita in questo momento, essere forte, determinata, sentirti bella. Ti vedo così. Vediamo il positivo. 8 di bastoni, comunicazioni al positivo, avanzamento, il blocco, 6 di bastoni. 6 di bastoni al blocco mi parla o non sai se avrà successo questa relazione, un po' di dubbi tuoi, o mi parla di un po' di orgoglio in mezzo tra te e qualcuno. Vediamo che è successo nel passato. 2 di spade, 8 di denari. Io qua vedo nel passato che non sapevi cosa pensare dell'amore, si è visto anche dalle carte nel fondo mazzo. Ti sei concentrata sulle tue cose, sul lavoro, sulle tue responsabilità. Nell'amore non sapevi cosa pensare. Non c'è, è come se non vedessi successo in amore per te, una persona alla tua altezza, non vedessi esito. Vediamo un po' che succede qua. Prossimi 7 giorni, il matto, il 6 di spade, il 10 di denari. Guarda, io qua ti dico una cosa. Qua c'è una persona che tu conoscerai, io qua vedo l'arrivo di una persona con il matto, qualcuno che si lancia verso di te, verso di te. Qua c'è il 10 denari, una persona disposta a tutto.
Cioè, più chiaro di questo, una persona disposta a tutto. 10 denari è tutto, è famiglia, stabilità, incontro, una persona che è disposta a tutto. Fammi vedere che c'è dopo il 10 denari. Il 2 di denari, però a te ti vedo con dei dubbi, non sai se questa relazione ha successo, perché secondo me arriva all'improvviso. Qua io vedo una persona che arriva all'improvviso, tu puoi avere un po' di dubbi perché non sai se questa persona, questa cosa ha successo. E ti vedo un po' con questi dubbi. 5 di denari. Io non so se... Allora, ti dico una cosa, per molti di voi che stavano con un'altra situazione, l'avevamo vista qua, no? Con un'altra situazione difficile, ok? Allora voi mettete completamente alle spalle questa situazione difficile. In un primo momento io vedo che qua arriva una persona che vuole tutto. In un primo momento voi sondate, non dite né sì né no, sondate perché non volete incombere in una situazione marginale di nuovo. Però qua c'è qualcuno disposto a tutto. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Regina di bastoni. E ti dico anche un'altra cosa. Io qua vedo che tu condividerai dei momenti eccezionali con una persona in questi prossimi giorni. Poi è possibile che questa persona stia fuori per lavoro. Mm? E questo ti fa pensare un po'. Ecco. Vediamo la regina di bastoni. Regina di bastoni. Energia attuale. Amore. 3 di denari. Qua c'è una persona a cui tu piaci tantissimo, Cavaliere di Spade, che vuole fare dei piani insieme a te. Sì. Vediamo 8 di bastoni al positivo. Regina di bastoni. Questa è una persona a cui tu piaci tantissimo. Vuole fare dei piani con te questa persona. Piaci tantissimo a questa persona. Ti sentirai proprio empoderata, si dice in spagnolo. Penso si dica pure in italiano, non lo so. Vediamo il 6 di bastoni al blocco. Perché c'è il 6 di bastoni al blocco? L'asso di denari. Perché c'è il 6 di bastoni al blocco? Asso di spade. Allora, se è una persona nuova, perché l'asso di spade ha a che vedere con la comunicazione, no? La poca comunicazione, la mancanza di comunicazione o poca voglia di intendersi. Io credo che qua, allora, per alcuni di voi entra una persona con la quale tu non sapevi cosa pensare, la stessa che ha dato queste problematiche qua recentemente. Tu in un primo momento gli dici no, non accetti la comunicazione con questa persona. In un primo momento gli dici no e ti prendi una grande rivincita su questo. Io qua vedo anche un'altra persona che è disposta a tutto. Sì. Vediamo qua l'otto di denari e 2 di spade passato. 2 di denari. Avevi dei dubbi rispetto alla relazione, alla situazione, o qua c'era qualcuno molto impegnato sul fronte lavorativo. Può essere anche tu, eh? E quindi qua c'è una persona che si redime da questo. Vediamo il matto. Cinque di bastoni, vedi? Qua c'è una persona che vuole fare punto a capo. Guarda, il 5 di bastoni l'avevamo anche qui. Vuole fare punto a capo, partire da zero. Tu ti prendi una grande rivincita in questa situazione. Vediamo il 6 di spade. Il paggio di spade. Allora, qua c'è questa persona, per alcuni di voi che non sapevano cosa pensare di questa persona con cui erano già in contatto. Questa persona vuole fare un punto a capo, ripartire da zero con te. Però io qua ti vedo... Non ti vedo ricettiva dal primo istante. Vediamo il 10 di denari. 4 di bastoni. Qua questa persona è disposta a tutto. Guarda la luna, però tu non ne sei convinta. Qua c'è una persona disposta a tutto dove tu non gli dai inizialmente non gli dici sì inizialmente. Vuole anche guadagnare la tua fiducia, ma tu sei un po' sulla difensiva. All'inizio non credo che tu gli risponda, lo faccia parlare. Vediamo un po' questo 2 di denari, 5 di denari.
Vedi? 7 di bastoni, tu metterai dei limiti, metti dei limiti. Allora, per ricapitolando, qua c'è una persona con la quale tu non sapevi cosa pensare, avevi dei dubbi rispetto a questa persona, probabilmente una persona impegnata sul lavoro oppure eri tu impegnata sul lavoro e non davi troppo spago a questa persona, ok? Io qua ti vedo piena di te stessa e vedo qualcuno che vuole fare dei piani con te. Può essere una persona nuova o la stessa persona. Cosa succede? Siccome tu non hai ben chiaro quello che vuole questa persona, non ti fidi tanto, questa persona però farà delle azioni verso di te che hanno a che fare con un punto e a capo. Così sei una persona nuova, tant'è che entrambi tu li metti alla prova. Se è una persona che già conosci, all'inizio non rispondi a questa persona, non gli dai tanta la possibilità di un incontro. Perché la metti alla prova. Se è una persona nuova, la stessa cosa, è come se ti vedo troppo piena, cioè è come se ti vedo molto piena di te e metterai alla prova anche la persona nuova. Vediamo un po' un'altra. Vedi 9 di bastoni, stai un po' sulla difensiva, vuoi vedere cosa fa questa persona prima di dire sì, però qua c'è un grande potenziale. È disposta a tutto con te questa persona, ok? Questa è una persona nuova, una persona che già conosci e tu metterai alla prova. All'inizio io credo che tu dica no, però poi dopo stai un po' sulla difensiva per vedere cosa fa questa persona. Vediamo un po' qual è la tua energia nei confronti di questa persona. Vedi la regina di spade? Metti un po' di limiti, li fai lo scanner. Metti dei limiti e fai lo scanner. Vediamo qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Il 5 di spade, c'è tensione tra te e questa persona o può essere questa persona un po' essere stata irascibile, essere un po' tesa. Vedi il mago, vuole un'opportunità. Cosa prova per te questa persona o cosa proverà questa persona? 6 di coppe, vuole recuperare una connessione o darti una connessione preziosa, un momento prezioso se è una persona nuova. E tu gli fai un po' lo scanner, diciamo. Mm. Quindi ragazzi miei, sta a voi la scelta qua. Vediamo un po' cosa dice l'ultima carta di Rider White. Alcuni di voi hanno più opzioni. Io ti dico anche un'altra cosa, può rientrare anche la persona con cui tu hai avuto a che fare nel recente passato per cui tu avevi dei dubbi. Tu stai già frequentando un'altra persona o sei in connessione con un'altra persona, tant'è che rifiuti sia parlare con la persona con cui hai avuto a che fare nel passato, sia avere un incontro con quella persona del passato, perché stai già con un'altra persona con cui stai bene. Questa è l'altra opzione, ok? Mm. Andiamo a vedere qual è l'ultima cosa dice l'ultima carta dei Rider White. La giustizia, vedi? Qua si fa giustizia. Allora, qua arriva giustizia per te. Nel senso, arriva una persona che già conosci, con la quale c'è stata una situazione di mancanza di comunicazione, non saper cosa pensare, tu rifiuti questa persona. Molte di voi stanno bene con loro stesse, pensano al loro lavoro, alle loro cose, o state già connettendo con un'altra persona e dite no a quella che vi ha fatto penare o pensare, facendo giustizia. E per altre ragazze nuove, io qua vedo che metterai, nuove, che hanno un partner nuovo di qua che arriva, la metterai alla prova questa persona. Metterai un po' di limiti, la metterai alla prova. Regina di spade, fai lo scanner e si fa giustizia in questo modo, prendendoti anche delle rivincite, vedi 6 di coppe. Io vedo che alla fine, mettendo alla prova questa persona, per esempio, se ti interessa la persona con la quale c'è una bella connessione, anche quella che già conosci, questa persona farà le decisioni giuste nei tuoi confronti, nonostante tu metta alla prova questa persona. Ok? Mm. Fammi vedere un attimo, per curiosità, la giustizia, perché la giustizia e il cavaliere di coppe, sì, alla fine qua c'è un movimento d'amore, ragazze, si parla temperanza, ci si parla, ci si viene incontro con la persona che ti interessa, d'accordo? Ok. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Qua abbiamo forti segni dell'Acquario, Gemelli, Bilancia, Ariete, Leone, Sagittario, Bilancia, sì, sì, ok. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. So di aver sbagliato, ho avuto paura. Infatti qua c'è una richiesta di scuse per le ragazze che hanno avuto quell'opzione che ho descritto. So di aver sbagliato, ho avuto paura. Ancora. Tu sei l'amore, ok. Ancora.
solo tu mi fai sentire così. Quindi qua voi metterete alla prova per le ragazze i ragazzi che hanno già avuto questa connessione, questa persona che vuole fare punto a capo, sistemare questioni relative magari a discussioni relative a un andirivieni o relative alla tua mancanza di fiducia nei confronti di questa persona o relative ad altre persone. Io qua vedo un incontro bellissimo con la persona che scegli, ok? 4 di bastoni, 10 di denari. Dopo vedo che lo metterai alla prova dopo questo incontro, però. Metterai alla prova. È possibile che qua ci sono anche delle questioni relative al lavoro o delle responsabilità per questa persona nei giorni a venire dopo questo incontro qui. Tant'è che se ci sono questo tipo di dinamiche, questo ti possono fare un po' mettere un po' sulla difensiva e lo metti alla prova. Proprio questa persona reaziona a te, ricordiamo, passati un po' di giorni, ok? Vediamo cosa ti dice l'ultimo oracolo. Una nuova vita, Young, sinfonia incompiuta. Allora, sì, per le ragazze single qua entra una persona che ha tutto spiano. Sinfonia incompiuta, secondo me, succede qualcosa inerente al lavoro, il denaro, la stabilità che ti fa un po' perdere la pazienza, però alla fine si risolve, va bene? La soluzionate la cosa. Mettiamone due altre, cosa viene dopo sinfonia incompiuta? Conoscenza profonda, questi sono un po' dei tuoi dubbi, nonostante puoi soluzionare la cosa, dei dubbi interni che ti rimangono. Poi io vedo degli incontri però che sistemano le cose. Farete anche delle discussioni inerenti ad altre persone, se questo è il tuo caso, per soluzionarle, va bene? Ok. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.